In questa puntata andiamo a scoprire cosa succede quando due mondi si incontrano, tarocchi e videogiochi. Parliamo del mazzo di Skyrim appena messo in vendita e ispirato al famoso videogame edito da Bethesda e pubblicato per la prima volta nel lontano 2011. Siete curiosi di vedere qual è il risultato di questo incontro? Basterà solo aspettare che finisca la sigla. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti della Taroteca e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo insieme alle 16 carte di corte degli arcani minori, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. In descrizione i fan di Skyrim che sono curiosi di sapere quali personaggi sono rappresentati nel mazzo troveranno una dettagliata lista di tutti e 38, magari da consultare proprio durante la visione dello slideshow. Se il vostro apprezzamento per il mazzo vi porta a desiderarne l'acquisto, sempre in descrizione trovate dei comodi link che spero potranno esservi utili. Prima della fine della puntata, con un semplice clic potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore per ritrovare gran parte dei mazzi della mia collezione o iscrivervi al canale cliccando sul logo nel caso abbiate gradito la visione. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Seguitemi! Ciao a tutti amici e amanti sia del mondo Skyrim sia dei tarocchi, benvenuti a questa epica puntata, se si può dire. Comunque parliamo oggi di questo meraviglioso mazzo, quindi di questo mondo magico, di questo videogioco che si lega al mondo dei tarocchi. La confezione è resistente, bellissima, la potete vedere sia nella parte davanti e il retro, dove potete già avere delle indicazioni sulla rappresentazione di alcune carte. Andiamo a vedere il cofanetto, quindi andiamo proprio ad aprire, molto facile l'apertura. Trovate subito all'interno il libricino e con questa comoda linguetta che serve sia a far uscire il libricino sia a far uscire le nostre carte. Anche qui l'interno è bello, stiloso e figo perché insomma rappresenta le icone e tutto ciò che troveremo proprio a livello grafico nel mazzo di carte. Lo appoggiamo qui. Vediamo adesso. Ovviamente per quanto riguarda il libricino, ve lo dico subito, è tutto in inglese, quindi se non avete difficoltà a leggerlo in questa lingua, ovviamente trarrete tutte le informazioni utili e necessarie. Altrimenti, insomma, ci si deve adattare un po'. Molto interessante, molto bello, ovviamente sia all'inizio ci sono le istruzioni, ci sono delle indicazioni per comprendere il mazzo stesso e poi ogni pagina ovviamente trovate rappresentata la carta in questione. Per esempio qui c'è l'imperatrice e i significati ovviamente in linea generale, quindi come si presenta l'imperatrice, e poi ovviamente dice il personaggio corrispondente al gioco di Skyrim e ci sono i significati ovviamente con carta dritto e con il rovescio e così tutti via discorrendo. E poi c'è la spiegazione ovviamente degli arcani minori, quindi non vi voglio svelare nulla perché è ovvio che adesso vi andrò a dire tutto. A parte questo, ovviamente mi preme dire
da amante dei tarocchi qualcosa proprio sulla qualità delle carte. La carta è opaca, è bellissima anche l'idea di farla così. Ogni carta, le misure sono di 7 circa, 7 cm, 7,1 per l'esattezza, per 12,1, sempre per l'esattezza. E ovviamente qui ha ripreso il logo in tutto il retro. Tendenzialmente l'atmosfera rimane così un po' tutte le carte, per tutte le carte, poi ovviamente andremo a vedere gli arcani maggiori e poi i vari 4 semi. E poi la qualità direi che è abbastanza buona. Io consiglio sempre, se lo volete proprio usare e preservare le carte, di utilizzare un tipo di mescolamento molto delicato. È un mazzo super consigliato per chi ama il mondo Skyrim, onestamente un po' meno per quelli che come me leggono i tarocchi effettivamente, però essendo un mazzo dedicato al mondo fantasy, se amate questo genere non può assolutamente mancare nella vostra vetrina o biblioteca. Vi dico, in genere, descrivere in breve la storia di Skyrim è un'impresa quasi impossibile, ma cercherò di dare un'idea di massima. Il gioco comincia con noi che creiamo un nostro personaggio e dovremo portare questo personaggio a visitare tutta l'area di Skyrim per sventare la minaccia del drago Alduin, che vuole distruggere tutto. Durante questo viaggio alcuni personaggi saremo quasi obbligati ad incontrarli e ad interagire con loro, ma la maggior parte dei personaggi, anche quelli rappresentati negli arcani maggiori, saranno incontri facoltativi che decideremo noi se farli o meno. Questa è proprio la classica caratteristica dei giochi di ruolo e delle cosiddette missioni secondarie. I giocatori sapranno benissimo di cosa sto parlando. La minaccia più grande all'interno del gioco è rappresentata dal ritorno dei draghi. C'è infatti questo drago Alduin, il divoratore del mondo, che è tornato dal passato per riprendere il controllo del mondo. Il nostro personaggino, che ovviamente non è presente nelle carte perché è un personaggio che dovete creare voi nel gioco, e dovrà insomma combattere e riportare la pace. Allora andiamo adesso a vedere, diciamo, vi spiego tutte le altre cose in riferimento a ovviamente tutte le carte, ve le spiego dopo, perché adesso andiamo a vedere prima i 22 maggiori e poi gli altri 4 gruppi. Eccoci di fronte a tutti i nostri 22 arcani maggiori. Allora, parlando dal punto di vista dei tarocchi stessi, quindi di chi legge le carte, un'informazione fondamentale è proprio quella che riguarda il trovarci di fronte a un mazzo. Io lo definirei ibrido. Mi spiego meglio. Nei 22 maggiori possiamo riscontrare la matrice Waite-Smith, cioè dove al numero 8 c'è la forza e all'11 la giustizia, cosa che sono invece invertite in quelli di matrice marsigliese. C'è anche una piccola nota perché dico ibrido, perché effettivamente negli arcani minori sarà tutto diverso e poi lo vedremo successivamente. Quindi già di primo acchito almeno vi fate un'idea su questa cosa qui. Parlando un po' anche dell'aspetto, sono effettivamente bellissime le carte notate, sono tutte con i bordi, c'è questo dorato che effettivamente è un dorato un po' antico, un po' sul verde. Ogni immagine è ricca di fascino sicuramente,
sono ben rappresentate, ben elaborate, è ovvio. Io comunque non posso effettivamente entrare proprio nel vivo di ogni singola carta. Ovviamente mi sono anche fatta spiegare un po' i personaggi di riferimento e andremo a parlare di alcuni principali. Sicuramente dopo l'analisi degli arcani maggiori troverete lo slideshow con tutti i 22 maggiori e anche le 4 carte di corte per ogni seme, così li potete vedere singolarmente, riconoscere tutti i personaggi e troverete i personaggi di questi 22 maggiori anche in descrizione, così vi rendete conto ancora meglio, e questo lo dico soprattutto per gli amanti di Skyrim e del gioco. Allora, per quello che riguarda ovviamente questi arcani qui, sono rappresentati dei personaggi o degli dei che possiamo incontrare durante il gioco. E dico tra virgolette possiamo perché è appunto, come già detto, una caratteristica del gioco di ruolo scegliere il percorso che si decide di fare. Vediamo di parlare di quelli più importanti. Allora, anche se non andiamo in ordine cronologico, direi di partire con la carta numero 9. Non la vado a prendere perché rischio di rompere l'equilibrio, però qui abbiamo l'eremita che rappresenta il drago Patronax, che è il drago a capo dei clan dei Barba Grigia. Questi Barba Grigia sono un clan che insegnano al nostro personaggio principale ad utilizzare gli urli tipici dei draghi. Facciamo una piccola precisazione, ad esempio noi siamo abituati a vedere un drago che sputa fuoco, ma nel gioco spiegano che lo sputare fuoco non è nient'altro che un urlo, e questo clan appunto spiegherà al nostro personaggio come dominare gli urli dei draghi. Un altro personaggio importante è la carta 21, il mondo, che è rappresentato da Akatos. Anche lui è un drago e non è nient'altro che il padre di ogni drago esistente, quindi possiamo dire una sorta di drago supremo. Un'altra carta interessante, anche se parliamo di due personaggi che non sono molto importanti all'interno del gioco, è la carta numero 6. Anche qui diciamo, ve la mostro senza tirarla fuori, ma tanto potete vederla meglio nello slideshow. Questa è la carta degli amanti, sono due personaggi, lui John, spero che si dica così, del clan del guerriero nato, e Olfina del clan dei manto grigio. Entrambi abitanti a Whiterun, pur facendo parte di famiglie in lotta tra loro, hanno comunque una storia d'amore, e capisco perché l'abbiano associata agli amanti, quindi chi ha creato il mazzo l'ha associata agli amanti proprio per questa bella storia d'amore. Altre carte importanti sono la 3 e la 4 e la 8, ovviamente, e quindi rispettivamente l'imperatrice, l'imperatore e la forza. I personaggi citati nel gioco sono Elisif come imperatrice, poi c'è Thorig come imperatore e Ulfric come forza. Allora, qui in breve vi dico subito all'inizio, cioè proprio all'inizio del gioco, scopriamo che Ulfric ha ucciso Thorig e per rubargli il trono, utilizzando appunto un urlo dei draghi. Elisif, in quanto moglie di Thorig, poi diventerà la regina di Solitude, che è il paese dove appunto loro vivono. Un'altra caratteristica che hanno scelto i creatori del mazzo è di racchiudere nelle carte che vanno dalla 15 alla 19, ecco, esattamente qui, dalla 15 alla 19, voilà, dei semidei, quindi all'interno del mondo di Skyrim, alcuni che rappresentano sentimenti positivi e altri che rappresentano sentimenti negativi. Per esempio, va bene, qui abbiamo il diavolo che indica proprio un dio, una dea, insomma, del sesso effettivamente, ma lo troverete anche tutto spiegato nel libricino, e poi quindi abbiamo gli altri semidei.
Allora, si conclude qui la prima parte dedicata agli arcani maggiori. Vi ricordo che adesso c'è lo slideshow e noi poi ci vediamo per andare a sondare il terreno degli arcani minori. Partiamo con gli arcani minori, con gli spells. Avete capito bene? Con gli incantesimi che sono stati associati al seme dei bastoni. Parto proprio dai bastoni perché nel libricino adottano questa sequenza e iniziano proprio dalle carte di corte per arrivare a quelle numerali. Ed è qui la grande particolarità, quello che vi dicevo prima, quindi se mentre negli arcani maggiori abbiamo visto che si segue una tipologia di tipo proprio di Waite-Smith, invece nei minori c'è quella più vicina ai marsigliesi, però marsigliesi adattati. Nel senso che ok, abbiamo le 4 carte di corte per ogni seme, troveremo dalla 10 all'1 ovviamente solo il numero di incantesimi, e cioè ogni seme. E basta, quindi non sono rappresentati come i Waite-Smith. Sappiamo che anche tutti i minori hanno una loro scena, una loro rappresentazione, e invece qui no. È ovvio, e qui c'è il bello perché effettivamente è strano, insomma, per chi soprattutto vuole leggere una tipologia di mazzo e si trova a voler leggere proprio le figure, le rappresentazioni, le scene. È difficile qui, in realtà, dovreste appunto prendere i significati che trovate nel libricino, ovviamente tradurli e adattarli e imparare, no? per le vostre letture. Da qui si evince il fatto che è difficile per chi magari è alle prime armi leggere un mazzo del genere. Sicuramente più facile approcciarsi agli arcani maggiori, per il resto purtroppo è un po' difficile. Vi consiglio prima di imparare con, diciamo, mazzi che sono più della tradizione e poi approcciarvi a questo. Allora, per quanto riguarda, io mi andrò a soffermare, visto non potendo dire più di tanto sulle carte numerali, almeno sui 4 personaggi delle carte di corte. Sono tutti e 4 dei maghi. 3 fanno parte dell'Accademia di Winterhold, che è appunto il luogo dove ha sede la Gilda dei Maghi. Le 4 carte di corte sono il Re, che è il personaggio Savos Saren, che è un mago di distruzione e recupero. La regina era rappresentata da Mirabel Erwin
ed è colei che accoglie gli studenti all'Accademia che vogliono imparare le arti magiche. Il cavaliere è un insegnante di magia e di istruzione e si chiama Wumfert, mentre invece il fante è un mago di alterazione e si chiama Tolfir. Allora, se nei nomi, nelle pronunce, nelle cose, perdonatemi, chiedo scusa se non sono così tanto precisa nella pronuncia, nel dire bene i nomi. Ok, diciamo, si conclude qui il primo viaggio attraverso, come abbiamo detto, gli incantesimi che equivalgono ai bastoni. E adesso andiamo avanti. Eccoci qui di fronte ai lockpicks, scusate, e cioè ai grimaldelli che sono stati associati al seme di denari. Per quanto riguarda questo seme qui, esattamente i grimaldelli, è un'associazione abbastanza interessante di idee perché le 4 carte di corte sono 4 personaggi tutti appartenenti alla Gilda dei Ladri. Nello specifico abbiamo il re che è il capo della Gilda, il personaggio è Mercer Frey, la regina è Bex ed è un semplice membro della Gilda, il cavaliere è Brynjolf, spero io l'ho detto bene, che è il vice capo della Gilda, mentre il fante è Saphir, è un semplice membro della Gilda stessa. E quindi questi, cioè la cosa interessante è proprio questa, che vengono utilizzati questi grimaldelli dal personaggio principale del gioco per aprire i forzieri e le porte altrimenti chiuse. Si conclude anche qui il passaggio, quindi dai grimaldelli associati ai denari, adesso andiamo avanti a scoprire un altro seme. Passiamo adesso alle spade, che in questo mazzo appunto vengono rappresentate da armi generiche. E lo potete vedere dalle carte numerali, che ci sono sia spade, asce, insomma, sono armi generiche in fin dei conti, è proprio il nome stesso di questo seme qui. Possiamo parlare un pochettino delle 4 carte di corte che si rifanno al gruppo della Gilda dei Compagni, che sono dei guerrieri e hanno sede a Whiterun, che è una delle tante città che ci sono nella mappa di Skyrim, e i personaggi nello specifico sono il re Kodlak, che è il precursore di questa Gilda, la regina Aela, ed è un membro della Gilda, il cavaliere è Skior, spero si dica così, e anche lui è un membro della Gilda, mentre il fante è Farkas, anche lui ovviamente sempre facente parte della Gilda stessa. Potete fermare il video in questo momento così osservate per bene questo gruppo qui, e adesso noi ci rivediamo per l'ultimo seme. Ecco di fronte all'ultimo seme, ovviamente io ho ripreso in ordine di come sono stati inseriti nel libretto, poi ovviamente ho messo le carte di corte perché è quelle che appunto è interessante parlare proprio del personaggio che è stato rappresentato, e poi potete vedere le carte numerali che, come già detto, trovate ripetuti ovviamente in base al numero della carta stessa, l'elemento che è stato scelto, il seme. In questo caso abbiamo Voice, che è stato messo in riferimento alle coppe. Per questa scelta qui è molto interessante vedere soprattutto nelle 4 carte di corte i 4 membri del clan dei Barbagrigia. Al posto delle coppe vengono utilizzati gli urli, quindi tradotto Voice urli, esattamente questo perché il nostro personaggio durante tutta la lunghezza della storia, per poter affrontare il nemico finale, deve imparare ad utilizzare questi urli, che sono la manifestazione dei draghi, del loro potere. Come già detto, effettivamente noi siamo abituati a vedere un drago che sputa fuoco,
almeno nel nostro immaginario è così, ma in realtà nel gioco comprendiamo che il drago non fa altro che urlare e i Barba Grigia sono il clan che insegneranno appunto al nostro personaggio ad urlare come un drago. Nello specifico abbiamo il re Jürgen, che è il fondatore dei Barba Grigia, la regina si chiama Kine, spero di averlo detto bene, ed è la dea nordica della tempesta. Il cavaliere è Arngeir, e è l'istruttore, mentore del personaggio principale. Il fante è un altro istruttore che si chiama Einart. Perdonate sempre se ho sbagliato a pronunciare i nomi, ovviamente si conclude qui, spero che vi sia piaciuto questo viaggetto tra tarocchi e il mondo di Skyrim. Ovviamente ribadisco alcuni concetti che è consigliatissimo per chi ama soprattutto il mondo Skyrim. Se poi vi volete cimentare nel leggere un mazzo del genere e se siete alle prime armi è sconsigliato, vi consiglio di cominciare prima con altri mazzi che vi possono portare e addentrare nel mondo dei tarocchi e poi riprendere questi. Ovviamente bisogna capire il mondo Skyrim perché appunto abbiamo visto come sono state fatte certe associazioni e quindi anche in base a queste associazioni si possono estrapolare delle interpretazioni particolari, molto particolari. Si conclude effettivamente qui questa visione, magari ditemi che cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao!